Ciao ragazzi, sono Elissa, non Elisa, e oggi voglio parlare di come ho imparato l'italiano, perché è una domanda che mi fanno sempre. Ogni 2 secondi qualcuno mi chiede come ho fatto ad imparare questa lingua. Quindi oggi parliamo di questo. Se non mi conoscete, sono Elissa, come ho detto prima, e sono una ragazza canadese, quindi sono madrelingua inglese. E tecnicamente l'italiano è la mia terza lingua, anche se sono più brava in italiano che nella seconda lingua. Ma comunque, prima di iniziare, se volete aiutare a sostenere il mio canale, potete iscrivervi su Patreon se avete voglia di darmi un aiuto. Di origine sono mezza italiana e mezza libanese, quindi dalla parte di mio padre sono siciliani e poi mia madre è libanese, quindi metà metà. Non ho mai imparato l'italiano a casa, quindi c'era mia nonna che era molto vicina a me, nel senso che viveva con me da quando avevo 12 anni, anche prima di quello viveva tipo 10 secondi da casa mia. Sono sempre stata vicina a lei, è solo che non ho mai imparato l'italiano da lei, non ho mai imparato l'italiano a casa, tipo prima di cercare di imparare l'italiano io sapevo dire ciao, come stai, mangia. Qualcosina sentivo perché c'era mia nonna e c'era anche sua sorella che parlavano tra di loro, e solo che non parlavano un italiano puro, diciamo, parlavano un po' in dialetto, un po' in siciliano intendo e un po' in italiano. Era una cosa un po' mista, diciamo. Quindi da quando ero una bambina fino a 19 anni non sapevo dire nulla praticamente. Ho iniziato col francese a scuola, come facciamo quasi tutti in Canada, quindi quello sicuramente mi ha dato un aiuto. Quando ho detto voglio imparare l'italiano avevo 19 anni. In Canada, negli Stati Uniti, c'è il major e il minor, che non so mai come spiegare in italiano. La cosa principale che studiavo era psicologia, però c'era questa seconda cosa che potevo studiare e io non sapevo esattamente cosa fare. Ho detto guarda, questa è l'ultima opportunità per me, diciamo, non è vero, però io pensavo così, di imparare un'altra lingua. Scegliamo l'italiano, anche perché sono mezza italiana, quindi mi sento che non posso dire che sono mezza italiana se non capisco veramente la cultura, se non parlo la lingua. Ho scelto l'italiano. Quindi inizia il primo anno. Facendo italiano come minor, facevo un corso ogni semestre di italiano. Il primo semestre in realtà c'erano tipo 300 persone, non lo so, una cosa assurda. E cosa succede? La mia professoressa ha spiegato cosa facevamo quell'anno in inglese, ha iniziato così a spiegare ok, benvenuti al corso, bla 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 bla. Poi quando ho finito di leggere il foglio, subito in italiano. Io ero tipo scioccata completamente, come faccio a capire? E infatti non capivo nulla, avevo sempre paura, mi sentivo stupida, ho detto ma com'è che gli altri capiscono io no? Quindi questa cosa non mi piace. Però comunque nel primo anno avevo voti abbastanza, nel senso sì, avevo sempre voti alti in italiano, perché non era difficile, nel senso se facevi tutti i compiti, se facevi tutti bene sugli esami e queste cose qui, comunque ce la facevi ad avere un voto abbastanza alto. Tecnicamente avevo quasi il massimo dei voti, però non è che riuscivo a parlare, mi vergognavo molto, non avevamo così tante opportunità per parlare, non spiegavano la pronuncia, non lo so, era tutta roba scritta, tutta roba come quasi sempre all'università o al liceo o a quello che è. E quindi il primo anno cosa facevo per studiare? Ovviamente seguivo questo corso e quindi parlavamo di grammatica soprattutto, e quello sicuramente mi ha aiutato tantissimo. Mi sa che provavo un pochettino con Duolingo, cercavo di fare a parte il corso, usavo un po' Duolingo che odio comunque, ma lo usavo un po' giusto per vocabolario. E non so se facevo altro il primo semestre, anche perché all'università non facevo solo un corso, facevo tipo 5 corsi e lavoravo anche, e quindi non è che avevo tantissimo tempo. Alla fine del primo anno parlavo poco perché non lo so, non facevo pratica, anche perché sapevo che avevo una pronuncia molto americana, diciamo, e quindi avevo paura di sembrare stupida. Poi andiamo al secondo anno. C'era un nuovo professore, lui era mi sa madrelingua inglese, però parlava bene l'italiano. Il secondo anno mi ricordo che, anche se avevo voti abbastanza alti, perché come detto prima facevo tutto quello che dovevo fare, rispetto a quei studenti che erano molto bravi in francese, quindi con gli oggetti diretti e indiretti io facevo sempre un casino, non riuscivo a capire, dicevano come fai a non capire? È così? Sì, ma è così, non mi aiuta. Comunque primo semestre diciamo che lui parlava un po' di più in inglese, io iniziavo comunque a capire un po' di più quello che succedeva nella lezione, però sì, cercava di farci parlare un po', però non è stato
così facile. Non mi ricordo adesso se era alla fine del primo anno oppure nel secondo anno c'era un esame orale e io ho detto ma in che senso c'è un esame orale? Io devo parlare? Come faccio a parlare? È stato molto difficile fare questo esame, però ce l'ho fatta. Sono andata abbastanza bene, però comunque avevo paura, non riuscivo a pronunciare la R. Però il secondo anno mi ricordo che ho iniziato, cercavo di guardare una serie TV. Il problema è che tante serie TV in italiano sono in dialetto, oppure hanno un accento forte, non lo so, magari romano, e usano cose romane che adesso faccio meno fatica a capire. Qualcuno mi ha detto di guardare la serie TV I Cesaroni, faceva tantissima fatica a capire. Io cercavo di guardare un po', però non ce la facevo, non capivo nulla. Secondo semestre c'era un'altra insegnante che lei era molto delusa, nel senso è arrivata e ha detto aspetta, voi non avete fatto questo, voi non avete fatto questo, siete indietro, oddio. Ok, forse l'ultimo insegnante non ha insegnato quanto doveva, non ho idea. Quell'anno dovevamo leggere un libro, mi sa che si chiamava Io non ho paura di Niccolò Ammà qualcosa, comunque non era grossissimo, però comunque è un libro e nei libri usano il passato remoto che noi non avevamo imparato, quindi io ero confusissima, anche perché non è che avevo un vocabolario così ampio. Poi eravamo disperati, tutti disperati. A quel punto eravamo forse in 30, perché il primo semestre eravamo in tipo 300, poi 150, poi 75, poi 35. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto il film e poi con i sottotitoli ovviamente, perché noi dovevamo scrivere un tema. È stato difficilissimo perché non capivo nulla, e quindi dato che leggere un libro è stata un'esperienza così brutta e anche guardare serie TV, io non ho più provato con quelle cose. Ho provato un pochettino quel periodo e poi ho detto guarda, questo non funziona, non lo faccio più. Comunque con quell'insegnante non è stato molto piacevole, diciamo. Andiamo al terzo anno. Al terzo anno iniziavo a sentirmi un pochettino più sicura di me stessa, ma soprattutto alla fine. All'inizio ancora non ero molto sicura, avevo ancora un po' paura di parlare, anche se lo facevo un pochettino di più, però nell'ultimo anno eravamo in tipo, il primo semestre eravamo tipo in 15 e l'ultimo semestre eravamo tipo in 7, quindi ero proprio una delle ultime persone che sono rimaste a fare questo corso. Mi ricordo, non so se ce l'avevo tutto l'anno o solo l'ultimo semestre, non mi ricordo adesso, però si chiamava Andrea e era il mio professore preferito perché lui era l'assistente per gli altri anni, era giovane, quindi ci capiva, cercava di aiutare, era divertente comunque, quindi mi è piaciuto molto fare l'ultimo anno perché piano piano iniziavo a sentirmi un po' più in gamba, un po' che riuscivo un po' di più a parlare. È andato molto bene perché mi sentivo finalmente che stavo imparando, che iniziavo a capire un po' tutto piano piano, perché a quel punto avevamo già fatto quasi tutti i tempi verbali, magari lavoravamo un po' di più sul congiuntivo, sul condizionale che avevamo già fatto, però mi ricordo che l'ultimissima cosa che abbiamo fatto alla fine del terzo anno è stato il passato remoto, che non ho mai usato nella mia vita, però era proprio alla fine. Questa è la cosa più importante, era il momento in cui ho capito che non facevo schifo in italiano. Alla fine del terzo anno, invece di fare un esame, avevamo un esame orale. Dovevamo fare una presentazione che durava tipo 7 minuti. Dio, come faccio a parlare per 7 minuti? Sono tantissimi! Però comunque mi piace fare le presentazioni, io sono una persona che, come probabilmente potete capire, non tutti i youtuber sono così, ma comunque non mi dispiace parlare davanti alla gente, non è solo davanti alla telecamera, ma anche di persona, non è una cosa che mi dispiace, è solo che in italiano chiaramente non è la cosa più facile al mondo. Però sorprendentemente io ho parlato per tipo 12-14 minuti, mi ricordo che ho parlato molto di più. Ho detto madonna, come ho fatto? Come ho fatto? Boh, non lo so ragazzi. E mi ricordo che lui mi ha dato 100% su quella presentazione. Ero così fiera. Ho detto sì, ce l'ho fatta. Non faccio schifo nelle lingue. C'è un motivo per cui pensavo di far schifo nelle lingue. Questa è un'altra storia. Se volete sapere fatemi sapere nei commenti. A quel punto ero carica, avevo tantissima voglia di imparare, di migliorare. Quando iniziavo ad appassionarmi iniziava ad andare più velocemente, è solo che avevo paura per la pronuncia, queste cose qui. Alla fine del terzo anno c'era un corso con l'università dove potevamo andare in Italia. Mi sa che era il corso del secondo anno, però io ero troppo avanzata, io ero già nel terzo anno, non ho fatto il corso, non dirlo a nessuno.
però sono andata con loro perché per me era troppo facile, diciamo, a quel punto. E noi eravamo a Sulmona perché questo professore veniva da Sulmona e quindi siamo andati lì era un mese. Non sono stata con loro tutto il tempo, però sono anche andata in Sardegna a vedere un mio amico Matteo, ciao Matteo, in Salento per vedere il mio amico Andrea, ciao Andrea, basta, mi sa, solo loro. Comunque avevo fatto, allora devo andare un po' indietro. Prima di andare a fare questo corso, perché siamo andati a luglio, mi sa, quando ho finito il terzo anno, poi mi sono laureata ad aprile, mi sa, ero tutta emozionata perché ho detto sono andato molto bene quest'anno, non volevo smettere di parlare, ho detto dai, voglio esercitarmi, voglio fare pratica, voglio parlare con le persone. Quindi cosa è successo? A quel punto ho scaricato l'applicazione HelloTalk, che comunque è buono ma anche non buono, dipende da chi trovi, e io iniziavo a parlare con tantissime persone e ho fatto degli amici che ho anche adesso, anche fino ad oggi intendo. Ho anche incontrato il mio ragazzo, whoops. E visto che mi ero laureata, non avevo nulla da fare, non riuscivo a trovare un lavoro, perché sì ragazzi, è possibile non trovare un lavoro in Canada, anche se pensate il contrario, quindi passavo tutto il giorno su quel cavolo di applicazione a parlare con tantissime persone, mandare messaggi vocali, queste cose qui. Era a questo punto che io ho fatto più lavoro di qualsiasi altro punto, perché prima di questo punto facevo sempre i corsi, seguivo i corsi, non è che facevo tantissimo a parte studiare per gli esami, i compiti insomma, a parte quello non è che facevo tantissimo. La grammatica già andava abbastanza bene, infatti potete vedere il mio primissimo video, prima di voler fare un canale su YouTube, ho fatto questo video per i miei amici su HelloTalk che mi facevano sempre la stessa domanda, ho detto vabbè faccio un video così lo mando a tutti e non devo spiegare ogni volta come funziona. Lì potete sentire che ho un accento un po' più, non era male, però comunque un po' più incasinato, nel senso che parlavo con uno di Sardegna, uno di Salento, uno di Brescia, uno di Roma, uno di qui, uno di lì, e quindi avevo un accento un po' misto, diciamo. Comunque parlavo tutto il giorno con queste persone e quindi mi esercitavo tantissimo perché loro mi mandavano messaggi vocali, quindi potevo ascoltare, poi io mandavo i messaggi vocali. Questa è una cosa molto importante, mandare messaggi vocali e poi riascoltare quei messaggi per sentire come fai a pronunciare. Questa è una parola che faccio fatica a pronunciare, la parola pronuncia. Secondo me lì ho migliorato tantissimo perché finalmente potevo parlare, mi sentivo un po' più a mio agio e poi c'erano persone che mi correggevano e questo è stata la cosa migliore, quando parli con le persone vere e ti correggono, una cosa bellissima. Dato che avevo fatto tutti questi mesi in cui parlavo ogni giorno con questi italiani, poi sono venuta in Italia e parlavo ogni giorno in italiano perché cercavo comunque di migliorare e quindi già a quel punto mi sentivo abbastanza sicura di me stessa. Poi quando sono tornata era a quel punto che iniziavo a parlare molto col mio fidanzato. Mi ricordo che la prima cosa che ho pensato ho detto oddio, il suo accento è così chiaro, è così facile da capire. Adesso vivo in Italia se non mi conoscete. L'accento qui a Fano non è diversissimo dallo standard, nel senso diciamo bene, non bene, diciamo finalmente, non finalmente, diciamo dopo, non dopo, queste cose qui. Però a parte quello è molto simile. L'unica cosa che sentivo nel suo accento invece di dire non lo so, diceva non lo so, tipo non sh proprio, ma una V di mezzo tra sh e s. Quella è la cosa che ho notato, però a parte quello così facile da capire, ho detto oddio devo parlare di più con questa persona perché è simpatico, facile da capire. Quindi al quarto anno, dopo essere tornata, continuavo a parlare con queste persone. Cosa è successo? Il mio ragazzo, ci siamo innamorati, sono venuta in Italia a trovarlo e quindi sono migliorata ancora di più. Qual è la differenza tra prima di laurearmi e dopo? Quindi dopo quel punto usavo la lingua, non studiavo tantissimo, forse proprio i primi mesi cercavo di scrivere degli appunti se qualcuno mi correggeva, però iniziavo veramente a parlare per un mese e mezzo per vedere il mio ragazzo, abbiamo viaggiato, bla bla bla. Poi sono tornata dopo un mese e mezzo in Italia che comunque piano piano migliorava sempre di più perché il mio accento era già abbastanza buono, la grammatica era più o meno a posto, lui mi correggeva sempre, poi subito mi corregge, subito, è una cosa bellissima, lo fa ancora. Tutte e due ci siamo trasferiti in Australia. Visto che eravamo lì, vivevamo insieme, poi parlavamo tutto il giorno perché lui doveva parlare tutto il giorno in inglese al lavoro, quindi tornava a casa che era stanco di parlare in inglese e parlavamo sempre in italiano. E così sono migliorata ancora di più. Se vedete il video sulla R, che ero sul pavimento, che non c'era tipo nessun mobile, lì ero in Australia, è lì che ho iniziato il mio canale 3 anni fa.
Che bello. Per il quarto anno, diciamo, ho semplicemente parlato con tante persone. Quindi è ovvio che l'ideale è quello di trovare una persona con cui potete parlare. Non è la cosa più facile al mondo, però comunque è importante. A questo punto veramente non studiavo più. Non guardavo serie TV in italiano. Forse cercavo di trovare qualche YouTuber, però veramente non ho trovato molte persone. Parlavo con lui mi correggeva e basta. Non facevo altro. L'unica cosa che ho fatto, anzi, è stato fare video su YouTube. E fare video su YouTube in italiano mi ha aiutato tantissimo, perché è come fare messaggi vocali, però comunque devi montare il video, quindi rivedi i tuoi errori. Quello mi ha aiutato tantissimo. Quindi se avete voglia di fare un canale su YouTube, fatelo, è una cosa bellissima, un podcast, quello che volete, però aiuta tantissimo. E poi dopo di quello la grammatica l'ho messa a posto più o meno all'università. È vero che migliorava sempre di più, però alla fine diciamo che migliorava più che altro nella pronuncia, nella cadenza, queste cose qui, nel senso che magari rispetto a qualche anno fa il mio accento è più simile a quello fanese, o comunque sembro più italiana o quello che è, però non è che c'è una differenza, non c'è una differenza enorme, diciamo, nel senso non mi rendo conto, mi sa che faccio meno errori, però comunque è una cosa che cambia così lentamente che non ho più notato, diciamo. Quindi questo è praticamente quello che ho fatto. Quindi la prima parte corso, la seconda parte ho parlato, e quindi questo ci porta al punto di questo video. Cosa potete fare voi? Come ho detto prima, l'ideale è avere qualcuno con cui parlare. Non è sempre possibile trovare una persona con cui potete parlare sempre, però comunque cercate di trovare qualcuno. Comunque io ho un gruppo su Telegram, se volete entrare, anche Discord, comunque ho anche un Discord, quindi se volete entrare potete chattare insieme, mandare messaggi vocali, fare pratica. Se volete fare lezioni di inglese o di italiano, se state imparando l'italiano, comunque offro delle lezioni e vi posso aiutare, vi posso insegnare la lingua che volete. Quindi non ho praticamente mai letto libri, mai visto film, serie TV praticamente, non ho mai fatto quelle cose. Non vuol dire che voi non lo dovete fare, vuol dire solo che per me la cosa che mi ha aiutato di più è stato semplicemente parlare. Guardare serie TV e film non è una cosa che sostituisce parlare con qualcuno ed essere corretto. La cosa principale deve essere parlare con persone che vi correggono, e poi nel tempo in cui non potete fare quello, guardare serie TV, guardare soprattutto, ragazzi, video su YouTube. Comunque ragazzi, se volete aiutarvi a sostenere il mio canale, come detto prima, potete iscrivervi su Patreon, perché è veramente il modo migliore per supportarmi. E lasciate un bel mi piace, lasciate un commento, io voglio sapere cosa ne pensate, se state imparando una lingua, perché questo è il modo in cui io l'ho imparata. Non vuol dire che è necessariamente il modo giusto per tutti o l'unico modo, perché non è l'unico modo. Iscrivetevi al canale, che è molto importante se volete mai più vedere la mia faccia. Grazie di aver guardato questo video, vi voglio bene e ci vedremo nel prossimo video. Ciao!